Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come potete vedere con i Pop Art Tarot. Di conseguenza quest'oggi ci lasceremo guidare attraverso appunto questi meravigliosi arcani e il movimento artistico appunto della pop art, sorta e poi esplosa letteralmente tra gli anni 50 e 60. A proposito appunto del movimento artistico e culturale appunto della pop art e ovviamente il legame con questo mazzo, vi lascio come sempre un link in descrizione che vi rimanda ad un video nel quale ho ben spiegato questo mazzo e la pop art a caratteri chiaramente più generali. Dunque, tornando alla stesa, quest'oggi appunto che cosa chiederemo a questo mazzo? Non mi scrive, non mi contatta, non lo sento, non lo vedo da un po' di tempo. Come mai? Cosa è successo? Perché questa, tra virgolette, sparizione oppure comunque questo rallentare? Cosa è successo? Dunque, cerchiamo quindi di capire qual è l'origine del problema, magari anche dando più spiegazioni a questo comportamento e ovviamente cerchiamo anche di capire se questa persona in futuro sbloccherà questa situazione e comunque in che modo agirà e soprattutto come sta vivendo questo momento presente, lontano da voi. Per farlo utilizzerò un metodo che ho già usato diverse volte sul canale. È un metodo che si usa molto spesso con le sibille, ma in realtà è molto utile e dettagliato anche e secondo me soprattutto con i tarocchi. È un metodo che prevede un certo numero di carte, 7 carte in particolare, che vanno proprio però nel dettaglio in riferimento a questa situazione. Dunque, direi che possiamo appunto iniziare a mescolare il mazzo dei Pop Art Tarot, dunque per riuscire a capire quali possano essere le motivazioni che hanno portato e che portano questa persona appunto a stare così tanto tempo lontana da voi. Dunque iniziamo appunto a mescolare il mazzo dei Pop Art Tarot e appunto di conseguenza lasciamoci guidare dal principio di sincronicità. Vediamo un po'. Perfetto, dunque, come potete vedere appunto qui abbiamo le 7 carte di cui vi parlavo. Prima carta, la situazione attuale, cioè come lui legge questo momento lontano da voi, come lo sta vivendo. Seconda carta, molto importante secondo me in questa stesa, sono dei dettagli in più che possono far luce sulla situazione attuale. Quindi abbiamo già una risposta, se vogliamo, parziale alla domanda, no? Cioè perché questa persona è ancora lontana. Magari cosa nel passato lo ha turbato al punto da al fine portare poi la situazione che noi leggeremo appunto in quarta carta, quindi in questa posizione
che si riferisce appunto alla risposta alla domanda, cioè quindi che porterà ad un'evoluzione, se porterà ovviamente ad un'evoluzione. Torniamo comunque alla terza carta, terza posizione, che appunto è questa, che si riferisce sempre alla situazione attuale, però allo stato d'animo, cioè cosa prova, cosa sente questa persona. Quarta carta, ecco appunto, che è la carta della risposta alla domanda, quindi a seconda del presente, come appunto potrebbe agire questa persona. Ed infine abbiamo queste tre carte che vanno appunto lette e scoperte assieme, che sono inerenti ad un chiarimento specifico in più in riferimento alla quarta carta, cioè alla risposta, quindi al futuro. Dunque, ritorniamo in prima posizione, quindi cerchiamo appunto di capire il presente della situazione, cioè come questa persona sta vivendo questo momento appunto lontana da voi. Allora, qui abbiamo la carta, mamma mia, la carta della sconfitta, il 5 di spade, la carta del lutto, la carta proprio, diciamo, ecco, di una sorta di chiusura quasi obbligata. Ecco, questa è una persona diciamo che tendenzialmente non ama in qualche modo i rifiuti, una persona che non ama in qualche modo sentirsi dire di no, è una persona che diciamo vuole accanto a sé, attorno a sé, persone sempre molto accondiscendenti. 5 di spade, vedete, la carta di chi vuole avere sempre ragione, di chi vuole sempre vincere, di chi non vuole mai fare il primo passo. Quindi è la carta del conflitto, ok? È la carta di chi si offende per nulla, quindi delle persone molto permalose. È la carta, quindi diciamo, di chi tende a mettere delle chiusure e anche degli allontanamenti, come in questo caso, per un non nulla. Quindi potrebbe non esserci, diciamo, alle spalle di questa sua posizione, dal vostro punto di vista, un evento particolarmente grave che invece dal suo punto di vista è gravissimo. Quindi sicuramente, vedete, parlando di spade, qualcosa non è andato nella conversazione, nelle ultime cose dette, che evidentemente questa persona ha recepito con un tono diverso, con un significato diverso. Qui c'è stato più di un misunderstanding, diciamo, di un non capirsi tra voi e questa persona, un non capirsi abbastanza importante però, che ha spinto questa persona a bloccarsi, a fermarsi. È una persona che quindi in questo momento sembra ancora, diciamo, arrabbiata, una persona che in questo momento non è felice perché sente il peso della sconfitta, quindi sa o teme di avervi perso con questo allontanamento. Questa è una persona che obiettivamente non se la sente, almeno nel presente, di fare i passi avanti perché è una persona, ripeto, molto orgogliosa. È una persona molto ostinata che tende a non voler mai fare il primo passo e che tende a voler avere sempre ragione, quindi una persona che comunque sostanzialmente, diciamo, pur avendo tutto l'interesse del mondo per voi, però è una persona che mette sempre in primo piano il suo diciamo ego. È una persona che, ripeto, non ama i rifiuti, non ama persone che lo contraddicono, che possono contraddirlo, per carità di Dio non si può. È una persona che quindi è un po' arrogante, troppo piena di sé, ma è anche, ahimè, una persona che potrebbe fraintendere molto spesso quello che gli venga detto, si offende anche di fronte ad una battuta, si irrigidisce troppo in fretta. Non è una persona con la quale, vedete, si riescono ad avere, diciamo, dei dialoghi anche chiarificatori. Almeno nel momento presente questa persona presenta appunto queste, diciamo, caratteristiche non onorevoli, ok? Quindi una persona ancora risentita. È una persona che potrebbe voler parlare con voi? Sì, però diciamo, ecco, poi si finirebbe per in qualche modo bisticciare.
perché, ripeto, potrebbe questa persona essersela presa per una sciocchezza, veramente per una stupidaggine che per voi è tale, ma per lui, per esempio, ha rappresentato un tradimento, comunque un venir meno a una promessa, magari un insulto, cioè potrebbe aver letto negativamente, per esempio, un vostro, diciamo, atteggiamento scherzoso, una vostra battuta, cioè questa è una persona che veramente si offende, se la prende veramente per tutto. Quindi in questo momento molto probabilmente non è, ecco, il partner dialogico più adatto, ok? Per poter comunque anche, diciamo, eventualmente un'aria pacificazione, perché sostanzialmente con questo 5 di spade questa persona non sembra molto disposta ad avere una riappacificazione, cioè è ancora un po', ripeto, risentita, ma ripeto, quasi sicuramente per una sciocchezza che questa persona ha mal interpretato, perché è troppo suscettibile, perché è una persona troppo arrogante, perché è una persona che vuole sentirsi dire sempre di sì e perché non ammette che le cose vadano in maniera un po' diversa rispetto a come voglia lui o lei. Quindi insomma non stiamo proprio delineando una figura particolarmente facile, semplice da gestire, ok? Quindi una personalità un po' complessa, che a me piace veramente poco, perché è una persona con la quale non si riesce facilmente a scendere a compromessi, cioè le cose sono bianche o sono nere, non ci sono le vie di mezzo, ok? Vediamo però in questa seconda posizione appunto questa persona quali dettagli possa offrirci in più. Allora, qui abbiamo la carta del giudizio. Allora, sicuramente questa è una persona che diciamo in questo momento sta pensando ad un cambiamento. Il giudizio è proprio una rinascita, ok? Nella sua vita. Ci sta pensando, ci sta riflettendo anche già, diciamo, da un po'. Anche in riferimento a delle sue abitudini, evidentemente comportamentali o comunque progettuali. Quindi diciamo che potremmo avere uno spiraglio di positività e di luce in questo caso, perché potrebbe eventualmente anche riflettere su quello che è accaduto fra di voi, però è una riflessione secondo me un po' diciamo con un'ottica a livello ecco, cronologico e temporale lontana rispetto al presente. Cioè questa è una persona che con il giudizio conta, ok, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, in futuro di apportare un cambiamento in questo suo comportamento e quindi eventualmente anche di apportare un cambiamento per quanto concerne il rapporto con voi, cioè evidentemente questa persona sente di avere proprio magari il bisogno di tornare da voi, di parlare con voi, di riavere un contatto con voi. Quindi sicuramente conta con il giudizio di portarvi comunicazione, perché il giudizio è la carta della comunicazione per eccellenza tra gli arcani maggiori, però è una carta che guarda un po' più in là, ok? È una riflessione sul post, ok? Quindi sul futuro, cioè questa persona conta di effettuare dei cambiamenti, ok? Una rinascita anche interiore, quindi anche sentimentale. Di conseguenza, diciamo, questa persona in questo momento sì, ha aperto un piccolo margine di, ripeto, riflessione che può essere sicuramente importante, però diciamo che lo vuole posticipare, ok? Sta guardando un po' più in là nel tempo. Vediamo ragazzi ora in terza posizione lo stato d'animo, cioè come effettivamente sta, diciamo, vivendo questa situazione. Allora, qui abbiamo il re di bastoni. Allora, sì, proprio diciamo in maniera particolarmente un po' arrogante, un po' presuntuosa questa persona, pensa che tutto gli sia dovuto, pensa che tutto gli sia concesso. Questa è una persona che secondo me ha anche un'autostima particolarmente elevata che molto spesso la fa scadere a volte anche nel ridicolo, perché è una persona che pensa, vedete, di essere sicuramente, magari lo è per carità, di solito il re di bastone è un uomo molto affascinante, magari non necessariamente bello esteticamente, però è una persona che piace tantissimo, il re di bastoni non passa inosservato, ok?
quindi sicuramente avrà altre opportunità, e diciamo che questa persona tende un po' a gongolarsi, ok, all'interno di queste opportunità, quindi una persona che tende a pensare sì, d'accordo, ok, con lei adesso c'è questo fermo perché comunque ho ragione io, perché comunque ha sbagliato lei, però comunque io sono un grande e ho sempre ragione, e poi guarda che parterre di spasimanti o di corteggiatrici ho ai miei piedi. Quindi è una persona che secondo me a volte scade nel ridicolo perché si sopravvaluta un po', ok? Non è l'unico uomo bello sulla faccia di questa terra. Grazie al cielo ce ne sono parecchi, ok? Quindi evidentemente dal suo punto di vista invece lui è l'unico a questo mondo, è una persona, ripeto, un po' arrogante, un po' presuntuosa, motivo per cui si abbina molto bene a questo 5 di spade, cioè al voler avere sempre ragione, l'ultima parola deve essere sempre la sua. Quindi è una persona che veramente ha un orgoglio spropositato e un'autostima che a volte un po' scade nella maniacalità, cioè una persona che crede di poter e di dover sempre spuntarla fino alla fine e di avere, diciamo, questo nugolo di persone che lo rincorre, ok? Mentre lui non deve mai fare il primo passo perché è un re, mamma mia, quindi ci mancherebbe, i sudditi sono ai piedi del re, d'accordo? Quindi questa persona ha un carattere effettivamente che non mi piace, cioè personalmente persone fatte così, devo dire, sono anche difficili, no, da avere al proprio fianco, quindi una persona che non ritiene di aver mai sbagliato, ok? Anzi, assolutamente. E ripeto, è una persona che in questo momento sta vivendo in questo modo, cioè conferma un po' il 5 di spade, pensa di avere ragione, pensa di non avere, diciamo, sbagliato, vuol posticipare, come dicevo con il giudizio, questa riflessione, perché in questo momento diciamo è più in osservazione della situazione, una persona egoriferita, una persona che sta pensando più agli affari suoi piuttosto che ad un eventuale chiarimento. Al chiarimento sì ci pensa, però dopo, domani, dopodomani, sì, prima o poi le scriverò, ok? Adesso no. Questo è un po' l'atteggiamento di questa persona, ok? Quindi sta pensando a tutto ciò che è inerente alla sua vita. Parlando di un re di bastoni, per esempio, pensa molto al denaro, pensa molto al lavoro, una persona che vuole comunque riuscire in quest'ambito, quindi è anche molto ambiziosa come persona, che va benissimo. Però diciamo che in questo momento ha messo un po' l'amore in secondo piano. In caso sia una persona impegnata, questa persona si sta occupando di faccende familiari inerenti appunto il denaro. Ok? Quindi è una persona che in questo momento sicuramente non vuole, non pensa in qualche modo di cambiare la sua vita coniugale. Ok? In caso appunto voi siate state per esempio l'altra donna, ok? Quindi è una persona troppo piena di sé, ragazzi, questa persona, insomma, è un po' difficile avere a che fare con una persona che crede di avere, vedete, questa leadership, no? Così appunto cristallizzata nel tempo. Lui è intoccabile dal suo punto di vista, ovviamente. Allora, vediamo quindi in quarta posizione la risposta appunto alla domanda, viste queste tre posizioni, in particolar modo il giudizio, vediamo un po'. Allora, e qui abbiamo il 5 di denari. Allora, sicuramente questa persona con questo carattere difficilmente, diciamo così, farà in modo da creare nella sua vita spazi nell'immediato futuro, ovviamente, quindi prossimi giorni, prossime settimane, per un'altra persona che dal suo, ripeto, punto di vista, solo dal suo, lo ha ferito, ok? Offeso, eccetera. Quindi è la carta della solitudine. In questo mazzo è rappresentato in questo modo, in mazzi più tradizionali quella persona lasciata fuori al freddo. Quindi la carta della solitudine parla sicuramente in questo caso di chi diciamo si concentra molto di più sugli aspetti materiali della vita
appunto denaro, lavoro e finanze, piuttosto che sull'amore. Quindi il 5 di denari, come tutte le carte di grado quinto, ci identificano chi cerca, diciamo, un momento di positività nell'aspetto materiale del vivere, quindi lavoro, finanze, denaro, portafoglio, piuttosto che sulle questioni inerenti ai sentimenti. Quindi questa persona ancora per un po' di tempo potrebbe, quindi prossimi giorni, prossime settimane, nell'immediato futuro, potrebbe rimanere ferma nella sua posizione. Quindi non, diciamo, cercarvi o comunque non tentare chissà quale riappacificazione. Cioè potrebbe magari cercarvi, però sarà un gesto isolato, appunto, qualcosa magari di particolarmente poco significativo ai vostri occhi e che non porterà ad una reale riappacificazione. Perché questa persona, come vi dicevo con il re di bastoni, sarà occupata in questioni economico-finanziarie in particolar modo abbastanza impegnative. Ecco, la situazione economico-finanziaria gli andrà bene per niente, perché il 5 di denaro è la carta della perdita, anche a volte della povertà. Oddio, potrebbe essere anche una carta inerente problemi sul lavoro, un licenziamento, un contratto che non viene rinnovato o promesse che non gli vengono comunque mantenute, magari un aumento che non gli viene accordato, uno spostamento di lavoro, il passaggio presso per esempio un'altra filiale, ok? Quindi qualcosa non va, non andrà nell'aspetto ovviamente economico-finanziario di questa persona, motivo per cui lui sarà assolutamente concentrato su questo aspetto e ovviamente si disinteresserà un po' dell'aspetto appunto sentimentale, motivo per cui ora capisco questo dopo, ok? Questo rimandare tra un po' di tempo questo cambiamento, questo giudizio. Non è il momento dal suo punto di vista. Oltre al fatto che è un arrogante e che è una persona che difficilmente chiede scusa, anzi direi quasi mai, ma ha anche delle problematiche effettive che gli impediranno comunque di vivere con maggior tranquillità anche un approccio nei vostri confronti. Cioè questa persona sarà in aria, ragazzi, per questioni economico-finanziarie e professionali un po' pesantine effettivamente, per cui probabilmente anche non averlo attorno non è proprio male, visto comunque il personaggio già così, ecco, poco incline, diciamo, alla collaborazione comunicativa. Direi che forse magari è meglio, no? Che stia lontano in questo momento, forse è la scelta più giusta che possa fare in questo momento. Vediamo però ragazzi in queste 3 carte se abbiamo delle indicazioni in più rispetto al futuro. Allora, vediamo un po'. Sì. Allora, qui la situazione sicuramente migliora. Allora, qui abbiamo il 7 di spade, la carta delle bugie, qui abbiamo ovviamente la carta del 5 di coppe, quindi comunque la carta di una persona che vede sempre gli aspetti più negativi di una situazione, le famose 3 coppe cadute, non le 2 ancora rimaste in piedi negli arcani tradizionali, nei mazzi più tradizionali, tipico del 5 di coppe. E qui abbiamo invece finalmente il 3 di coppe, che è una carta che parla di un messaggio, che parla di una telefonata, che parla comunque di chi porta comunicazione verso una, vedete, riappacificazione. Cioè questa persona finalmente, dopo però un certo lasso di tempo, l'abbiamo visto col 5 di denari, lo vedremo con il 7 di spade e il 5 di coppe, quindi dopo un certo lasso di tempo sicuramente questa persona vi cercherà. Però, c'è un però, ok? Allora, il 7 di spade è una carta che non mi piace. Assolutamente, io ho sempre ecco, messo in guardia, anche per esempio nei consulti privati, nel momento in cui vedo 7 di spade, comunque da consultante, il consultante comunque voi, anche me stessa ovviamente quando faccio per me, ecco, attenzione perché c'è qualcosa sicuramente di poco chiaro. Il 7 di spade è
la classica red flag, cioè è una bandiera rossa gigantesca che ovviamente deve essere colta, ragazzi. Quindi, ossia, questa è una persona che dall'alto, l'abbiamo detto, di questo caratterino così particolarmente spinoso, abbiamo detto che è una persona che vuole sempre aver ragione, vuole sempre vincere, quindi pur di vincere può utilizzare la menzogna, certo, quindi potrebbe mentirvi, semplicemente. Quello che vi dirà quando tornerà da voi questa persona potrebbe essere un misto, un mix fantastico tra verità e menzogne. Quindi purtroppo spetterà a voi l'arduo compito di capire quale delle cose che vi racconterà saranno vere e quali invece saranno totalmente inventate e ovviamente proferite da questa persona per evidentemente far bella figura, semplicemente. Ok? Perché, ripeto, è una persona che ha un'autostima, ripeto, secondo me molto spesso scivola, no? Nella maniacalità. È una persona che crede di essere veramente, forse l'unico uomo sulla faccia di questa terra. Si sente in tutto e per tutto un re, a volte in maniera esagerata e tirannica, quindi è una persona che non fa i conti con, diciamo, il proprio essere un essere umano tra tanti esseri umani che meritano rispetto, quindi è una persona che si è elevata ad uno status esageratamente superiore rispetto agli altri. Di conseguenza questa persona, pur di apparire l'uomo brillante che non deve chiedere mai, ok? L'uomo che non sbaglia mai, potrebbe, ripeto, tornarvi con delle bugie. La maschera. Ora spetterà a voi il compito di capire cosa ci sia, chi ci sia dietro questa maschera, chi è quest'uomo. Ok? Potrebbe non essere quella persona che voi avete magari sempre immaginato che possa essere. Cioè, attenzione a dare credibilità alle parole di questa persona. Seconda carta, 5 di coppe. È una persona che ve la metterà giù veramente con la lacrimuccia facile, quindi una persona che avrà appunto un atteggiamento molto pessimistico, una persona che magari potrebbe dirvi, no? Di aver sofferto, vedete, terribilmente senza di voi, di esserci rimasta particolarmente male, di essersi sentita ferita, di essersi sentita tradita. Ecco, in realtà effettivamente questa persona sta recitando. Non dimenticate, ragazzi, mai il 7 di spade, ok? Sta recitando perché è una persona che vuole avere sempre ragione, una persona che vuole sempre spuntarla, ok? È una persona che, ripeto, vuole sempre avere l'ultima parola e addossando anche colpe ad altri, sì, ebbene sì, perché 7 di spade e 5 di coppe questa persona potrebbe parlarvi di pettegolezzi che potrebbero essere stati fatti sul vostro conto. Ora, sicuramente voi mi chiedereste, ma questi pettegolezzi ci sono stati veramente o sono sue elucubrazioni mentali? Ragazzi, sono sue elucubrazioni mentali, ok? Sta cercando questa persona di farsi effettivamente rimpiangere, di farsi compatire da voi, ok? Questa persona sta versando lacrime di coccodrillo, ok? Dietro al 5 di coppe, fosse stata estratta una carta come l'asso di coppe, vi avrei detto sì, questa persona ha sofferto. In questo caso no, sta fingendo un atteggiamento o vi parlerà di problemi, nemici, rivali, pettegolezzi, eccetera, malelingue, non reali. È tutto nella sua testa, il problema è solo lui. È il 5 di spade, il re, il giudizio e il 5 di denari. Questa è la verità. Fatto sta che vi cercherà. Ebbene sì, 3 di coppe. Ok, quindi entro un massimo grosso modo di 3 mesetti circa. Questa persona vi cercherà, vi scriverà
Di solito sono comunicazioni scritte, però poi potrebbe seguire anche una telefonata. Tra di voi ci sarà una situazione molto bella, molto positiva, una situazione che ovviamente prevede per voi sicuramente, diciamo anche, se vogliamo, qualche soddisfazione in più con il 3 di coppe. Cioè voi capirete che comunque sia, al di là di questa recita che questa persona metterà in atto, comunque se questa persona torna è perché è realmente interessata a voi, è perché è riuscita a mettere da parte il suo orgoglio pur di riavervi. Quindi qualche piccola soddisfazione voi ve la prenderete. Chiaramente se questa è una persona impegnata, con il 3 di coppe ragazzi mi rimane impegnata, perché il 3 di coppe parla comunque sempre di, diciamo, triangolazioni che questa persona vuole assolutamente portare avanti. Caso questa persona sia completamente single, 3 di coppe fa pensare proprio alla necessità di rimettere ordine anche, se vogliamo, nella sua vita sentimentale, perché parliamo di coppe. Questa persona è sempre stata attorniata da persone che innanzitutto gli hanno sempre detto di sì, persone che lo hanno fatto sentire speciale anche quando magari non era proprio necessario, non era il caso, persone che lo hanno adulato. Ripeto, evidentemente è un uomo bello esteticamente, molto affascinante, un uomo di potere per cui piace molto. Ed evidentemente questa persona sicuramente si è sentita, diciamo, ecco, motivata nell'avere questo atteggiamento arrogante, prepotente anche nei vostri confronti. L'hanno sempre fino ad ora rincorso tutte. Pensava che l'avreste fatto anche voi. Ecco, il non farlo vi ha messo su un piano diverso rispetto alle altre, quindi ha capito che siete diverse. Semplicemente. Ok? Quindi il dare a lui il compito arduo di tornare da voi, mettendo da parte un carattere del genere, innanzitutto lo ha spronato e lo spronerà, ma poi metterà voi su un piano molto diverso rispetto alle altre persone. Questa persona è abituata ad avere sempre tutto ciò che vuole, male, perché ovviamente con voi capirà che invece effettivamente deve cambiare qualcosa del suo comportamento. Quindi abbiamo una carta sicuramente molto bella che fa promettere molto bene il 3 di coppe, quindi un'evoluzione, un cambiamento. In caso ovviamente sia per una persona impegnata, ovviamente questa persona vi ricontatterà ancora impegnata, ok? Ma se non altro un gesto lo farà. Ripeto, attenzione a in qualche modo filtrare correttamente verità e menzogne e diciamo non cadere nel tranello del lasciarsi impietosire da questi suoi atteggiamenti disfattisti. Perché questa è una persona che ha scelto volutamente di stare ferma, ok? Per questo atteggiamento brutto che ha dimostrato con il 5 di spade. Però sì, assolutamente sì. La domanda, la stesa era: questa persona sicuramente mi cercherà? Ebbene sì, questa persona, ripeto, vi cercherà. Potrebbe anche volere un incontro, perché il 3 di coppe è anche l'invito per un caffè, vedete, piuttosto che un aperitivo, un drink. Cioè, questa persona sicuramente, ecco, vorrà rivedervi. Questo sicuramente. Ovviamente farà lui però il primo passo, quindi lo obbligherete ad un certo cambiamento. Credo sia ormai ora che questa persona abbia, perché ha un comportamento e un carattere terribile, questa persona. Dunque, ovviamente ragazzi, come ripeto sempre, queste sono energie generali, è un interattivo, ok? Quindi energie generali. È chiaro che per avere un responso più corretto e più preciso in riferimento alla propria situazione è necessario un consulto privato. Questi sono interattivi, ok?
È ovvio che quindi per il consulto privato è necessario contattarmi all'indirizzo email che trovate come sempre a video o in descrizione per appunto un consulto. In caso vogliate abbonarvi al canale a poco più veramente di un caffè al mese, avrete la possibilità di vedere e ascoltare video dedicati e riservati soltanto agli abbonati. Ne approfitto per ringraziare comunque tutte le persone che si sono abbonate al canale, perché ovviamente ci sono e io vi ringrazio come sempre. Ora, chiaramente, questa stesa termina qui con un responso ovviamente positivo, è un sì, però prestare una qualche attenzione in riferimento a questa persona e a quello che vi dirà. Come sempre mi raccomando, forza, coraggio, determinazione, buon lavoro da detective e ovviamente come sempre buon percorso karmico e a presto!